Una delle domande che più ricevo giornalmente è: come posso dimenticare una persona che ho amato tanto? Ok? È veramente la domanda che sta in testa a tutte le domande che ricevo giornalmente, proprio perché quando si soffre per amore, una delle cose più difficili è proprio quello di capire come superare la fine di una relazione ed eventualmente come dimenticare una persona. Io all'interno di questo video ti parlerò proprio di questa cosa qui. Sono Domenico Iapello, sono un Love e Life Coach formato in PNL e su questo canale ti parlo di riconquista, seduzione, coppia e crescita personale. Se ti va e se ti fa piacere, iscriviti al canale, attiva la campanellina in modo da rimanere in continuo aggiornamento con tutto quello che pubblicherò costantemente. Detto questo, iniziamo subito a parlare di questo argomento, che è un argomento molto ma molto spigoloso, e io voglio dirti intanto perché. Perché è difficile dimenticare una persona, cosa realmente si attiva, perché è veramente importante capirlo, è veramente importante capire cosa c'è alla base, in modo che questo ti possa aiutare appunto a superare questa situazione. Allora, il perché risiede in due ragioni ben precise. La prima ragione è quella che io definisco le mappe del nostro passato. Cerco di farla più breve possibile per non entrare appunto nei dettagli tecnici, chiamiamoli così. Le mappe del nostro passato in realtà sono mappe costruite dagli insegnamenti e da tutte quelle attenzioni e quelle situazioni che noi abbiamo vissuto e ricevuto dai nostri genitori, dai familiari, da amici, eccetera, eccetera. In un certo senso ci hanno abituati ad essere amati, ad essere accettati, ma allo stesso modo ci hanno abituati ad attaccarci alle cose, a sentire il possesso delle cose. Quando si è piccoli, già quando si è piccoli piccoli, tipo un anno e mezzo, si inizia a camminare, si inizia a giocare, no? con i propri giochi, allora dici: questo è il tuo gioco, ok? Oppure poi quando si inizia con i compagnetti, quello è suo. Quindi questo esprime un po' quello che è il senso di possesso, ok? E quindi siamo stati abituati proprio ad attaccarci alle cose, prima ai giochini, poi piano piano, via via sempre di più alle persone, quindi alla mamma, al papà, magari il bambino poi si attacca in modo morboso alla mamma, di più e poi al papà, in modo successivo, eccetera, eccetera. Quindi, per farla breve, siamo stati appunto abituati a sentire proprio questo senso di possesso sulle cose. Quindi questo giustifica la difficoltà a sua volta ora di dimenticare, di mettere da parte una persona con la quale appunto è finita una relazione. Perché? Perché siamo stati abituati a non accettare l'allontanamento di una persona perché abbiamo sentito da sempre il possesso sui giochi, sulle persone e sulle situazioni di vita, il lavoro, eccetera, eccetera. La seconda ragione è una ragione di tipo neurale, nel senso che ci sono una serie di processi neurali che si instaurano quando inizi, questo poi in modo successivo, quando inizi la relazione. Quindi inizia la relazione con una persona e come dire, si crea quella sorta di dipendenza affettiva come se fosse appunto una forma di droga qualsiasi, ok? Quando finisce la relazione, tutto quel processo che ti ha portato piacere da una parte e dolore dall'altra viene riversato completamente nella difficoltà appunto di dimenticare questa persona. Tutte quelle endorfine che si sono attivate durante i rapporti di coppia, quindi durante la sessualità, nelle uscite insieme, quando magari una volta avete litigato, cioè tutte quelle endorfine e tutti quei neuroni, milioni di neuroni che si sono attivati in quel processo, ora vogliono il conto, ora presentano il conto, ok? E quindi questo esprime una grande difficoltà di dimenticare una persona. Quindi in realtà abbiamo questi due processi, le mappe da una parte e i processi neurali dall'altra. Appuntati queste cose e considerale perché è fondamentale. Ora invece ti spiego tre modi,
ok? 3 segreti che io voglio svelarti per poter appunto provare a dimenticare una persona, ok? Dico provare, ora scoprirai perché. Il primo passaggio, che può sembrare banale, in realtà non lo è proprio accettare consapevolmente che non si può dimenticare una persona. Il ricordo per noi è una di quelle cose che molto spesso ci mantiene vivi nella vita, ma in tutte le cose che facciamo. Il ricordo di una persona cara che abbiamo perso, di una nonna, di un nonno, o il ricordo di un lavoro che abbiamo fatto, di un'esperienza che abbiamo vissuto. E se anche la vita cambia, nel senso se anche le cose poi vanno diversamente, il ricordo di quella cosa ci permette di rimanere vivi, ok? Quindi bisogna partire proprio come primo step in assoluto dall'accettazione, dalla consapevolezza che non si può dimenticare una persona e quindi questo già ti predispone emotivamente in modo diverso. Invece molto spesso mi capita di parlare, chiacchierare in coaching telefonico via Skype con i miei clienti che magari mi dicono: Domenico, ma io in realtà voglio proprio togliermela dalla testa questa persona perché mi ha fatto stare troppo male. Io lo capisco, lo immagino cosa hai provato, ok? Continuando comunque a insistere sulla volontà di voler allontanare questa persona, succede paradossalmente la cosa opposta. È sempre più presente nella tua vita e tu stai sempre più male. È un po' come succede ai bambini, tu togli il giochino oppure poi più avanti non gli togli la Nutella o le altre cose e sono sempre più attratti a volerla avere. Quindi se anche tu stesso cerchi mentalmente di allontanare, di dimenticare questa persona, accadrà l'esatto opposto. Quindi accetta consapevolmente che non dimenticherai questa persona, anzi sfrutta al meglio il ricordo di questa persona, ok? Come una leva, e ora ti spiegherò, una leva per andare avanti e migliorare un aspetto di te, perché nulla avviene per caso, ricordalo, nulla avviene per caso. Il secondo passaggio che ti consiglio di fare è quello di acquistare un diario e iniziare tutti i giorni per almeno un mese, quindi da oggi, da domani, tutti i giorni per almeno un mese, per 15 minuti esatti, inizierai a scrivere la ragione per la quale non puoi dimenticare questa persona. Quali sono le tue paure? Ti siedi comoda, ti siedi comodo, prendi il diario e inizi a scrivere. Ok, io non posso dimenticare questa persona per queste ragioni qui. Le mie paure più grandi sono che possa accadere questo, quello e quell'altro. Ok? Finiti i 15 minuti, chiudi il diario, se ne parla il giorno successivo. Tutti i giorni per un mese. Guarda che ci tengo e soprattutto non vedo l'ora di poter confrontarmi con te e capire dopo un mese cosa è accaduto. Quindi mi raccomando. Questo passaggio è fondamentale perché noi in realtà cerchiamo di prendere questi pensieri, ok? Questi pensieri molto spesso disturbanti, portarli su carta, ok? Quindi rilasciarli su carta e allo stesso tempo catturare determinate consapevolezze da quello che noi stessi scriviamo. Mi raccomando, è un esercizio potentissimo. Il terzo step, che può sembrare più complesso, in realtà non è complesso più che altro dal punto di vista emotivo, ma è potentissimo ed è molto ma molto efficace. È quello di ogni giorno, sempre per un mese, ok? Cercare di rilasciare il ricordo di questa persona in memoria di questa persona. Ora, detto così può sembrare che questa persona sia morta, ok? Semplicemente cercando di rilasciare questo ricordo, commemorare ogni giorno un ricordo specifico. Ora, per fare un esempio, magari vai a comprare un fiore, lo porti in un campo, in un giardino, in uno spazio grande dove ci può essere dell'erba, posi questo fiore e questo è in memoria di quello che è stato il vostro amore. Intendo bello o brutto che sia, non per forza rispettivamente le cose belle, non per forza rispettivamente le cose brutte, ma ogni giorno trova un modo per commemorare quello che è stato tra di voi per un mese, ok?
Detto così può sembrare un po', come dire, strano come concetto, in realtà è veramente molto, ma molto efficace. Chi lo ha fatto, chi ha seguito questo consiglio ha visto risultati straordinari e nessuno te lo dirà mai. Le parole che stai sentendo oggi sono esclusive da questo punto di vista. Quindi inizia ogni giorno, chiaramente non dovrai impegnare tutta la giornata a pensare cosa devi fare, devi vivere, devi comunque fare le tue cose, però ci sarà il momento specifico in cui tu commemorerai quello che è stato tra di voi con un gesto specifico che tu stesso deciderai di fare, ok? Questi 3 passaggi, in realtà, quindi la consapevolezza, quindi quello che abbiamo visto anche relativamente appunto a questo consiglio di commemorare o ancora anche il fatto di scrivere per 15 minuti, sono dei passaggi fondamentali che non avresti mai fatto così da un giorno all'altro, che ora sai e che ti possono permettere non solo di entrare in una nuova consapevolezza, ma soprattutto di iniziare ad aprire una porta importante davanti a te, una porta piena di luce, una porta piena di speranze, che sia per il ritorno con questa persona, che sia per l'eventualità di incontrare un'altra persona ancora più bella, o l'eventualità di migliorare e potenziare la tua vita, perché ora in questo momento c'è bisogno di darti un bello scossone e c'è bisogno di andare avanti con coraggio e con fiducia. E questi passaggi sono un po' come il ponte che ti porta da una parte all'altra. Altrimenti, cosa succede? Si rimane sempre ancorati nel dolore. Se vorrai, mi potrai scrivere nei commenti, mi potrai dire cosa ne pensi, se hai qualche suggerimento, se vuoi qualche consiglio, e io sono pronto e disponibile a confrontarmi con te. Inoltre ti ribadisco di iscriverti al canale, se ti fa piacere condividi questo video con le persone che ritieni importante. Ci sarà qualcuno che non riesce a dimenticare una persona e questi consigli possono essere utili. E non solo, in descrizione troverai tutti i miei canali sociali dove ogni giorno pubblico contenuti gratuiti e utili per la tua crescita personale e relazionale. Per questo video è tutto, un abbraccio e alla prossima. Ciao!